Buongiorno a tutti, e in questa mia pausa caffè ho pensato di parlarvi di tutti quei mezzi tecnici che abbiamo a disposizione per poter movimentare i vari elementi. Andiamo a vedere come. Quindi, una volta selezionato l'elemento da movimentare, prima opzione. Sulla sinistra abbiamo una tabella dove sono riportati i nomi dei vari movimenti e i loro valori espressi in gradi per quanto riguarda i valori di rotazione e in millimetri per quanto riguarda i movimenti di traslazione. Quindi abbiamo la possibilità o di andare a sostituire il valore richiesto, sia in positivo che in negativo, oppure abbiamo la possibilità attraverso il selettore più o meno di andarlo a modificare direttamente. Così anche per i movimenti lineari. Ok. Seconda opzione, una volta selezionato il dente, attraverso i pulsanti con le frecce della tastiera andiamo a modificare la posizione. Quindi con i tasti destra o sinistra, sopra o sotto, andiamo a variare la posizione dell'elemento e in tabella verranno riportati. Logicamente non è possibile fare i movimenti di rotazione. Terza opzione, che è quella sicuramente più pratica e quella che io uso più di frequente, è quella del manipolatore. Quindi, selezionato un elemento, andiamo a rendere visibile il manipolatore e attraverso i cerchi si praticano movimenti di rotazione. Mentre invece con le frecce i movimenti di traslazione. Molto pratico, istantaneamente vengono modificati i vari valori che sono sempre visibili in maniera molto comoda. Altra possibilità che abbiamo è quella di selezionare gruppi interi di denti, quindi di spostare dei gruppi interi, come facciamo l'esempio del gruppo posteriore destro, perché magari ci è stato richiesto di distalizzarlo, e andiamo a variare la sua posizione attraverso i valori. Quindi lo andiamo a distalizzare o mesializzare in base a quanto ci è stato richiesto. Oppure inserendo il valore. Andando a selezionare un dente andiamo a vedere di quanto è stato distalizzato. Questo vale sia per il settore anteriore e per il settore posteriore opposto. Nel caso in cui ci rendessimo conto di aver fatto un movimento particolarmente non adatto oppure non richiesto, abbiamo più modi per poter tornare alla posizione iniziale. Il primo è questo: selezionando il dente si va sull'icona di ritorno al layer precedente e si riporta il dente esattamente nella posizione iniziale. Se noi dobbiamo variare soltanto l'ultimo dei movimenti, lo possiamo fare con le frecce avanti e indietro. Altro metodo, sempre rimanendo con il cursore sull'elemento, tasto destro, vedete che è indicato il numero del dente,
si ritorna alla posizione iniziale. Se abbiamo bisogno di tornare alla posizione iniziale di tutta l'arcata, andiamo a cliccare con il pulsante destro del mouse all'esterno dell'arcata, andiamo a selezionare l'arcata che desideriamo e ritorniamo alla posizione precedente. Nel caso in cui avessimo bisogno di praticare un'estrazione perché c'è stata richiesta, selezionando l'elemento con l'icona estrazione, lo possiamo eliminare sia visivamente che fisicamente dall'arcata. Se abbiamo bisogno di farlo ritornare in arcata perché abbiamo cambiato idea, dal menu a tendina si va a selezionare il dente che abbiamo estratto e lo andiamo a ripristinare. Nel caso in cui avessimo bisogno di avere una visuale più precisa di un elemento senza gli elementi adiacenti, li possiamo andare a nascondere, selezionando l'elemento da nascondere e attraverso quest'icona lo si fa sparire dalla visualizzazione. Nel momento in cui abbiamo bisogno di rivisualizzarlo, sempre dal menu a tendina, andiamo a selezionare il dente e lo andiamo a rivisualizzare. Scusate. Ecco qua. E abbiamo la posizione iniziale. Se abbiamo bisogno di avere visivamente a portata di mano la situazione iniziale dell'arcata, possiamo, dopo aver praticato i vari movimenti, esagerati in questo caso, tanto per dare un senso del movimento, possiamo dall'icona con l'occhio andare a visualizzare la posizione iniziale, selezionando e anche in trasparenza nel caso in cui ne avessimo bisogno. In questo caso vediamo proprio ad occhio nudo tutti i vari spostamenti e possiamo anche valutare se abbiamo esagerato o meno. Ritorniamo alla nostra posizione iniziale. Ok. Partendo dalla posizione iniziale e visualizzando il piano occlusale, qui vedete abbiamo la possibilità di visualizzare tutti i piani, compreso gli assi dei denti, nel caso in cui ci dovessero servire. Abbiamo, selezionando questo selettore, dopo aver visualizzato un elemento, abbiamo il rapporto in gradi di questo elemento sul piano occlusale iniziale. Nel momento in cui noi pratichiamo un movimento, abbiamo la nuova posizione in rapporto al piano occlusale. Questo potrebbe essere molto comodo nel caso in cui avessimo delle richieste precise. Deselezionando il selettore, abbiamo l'entità del movimento praticato. Quindi, una volta deselezionato, abbiamo l'entità del movimento.
Una volta selezionato abbiamo la nuova posizione, il nuovo rapporto in gradi dell'elemento sul piano occlusale. Questo verrà poi riportato anche nel report finale. Abbiamo poi un'ultima possibilità, che è quella di vincolare dei movimenti. Anzi, lo lasciamo visualizzato, così ci possiamo rendere conto meglio, usando non più il manipolatore, che deve essere disattivato, ma usando questi comandi. Quindi noi vogliamo fare, ad esempio, un movimento di traslazione utilizzando sempre lo stesso rapporto col piano occlusale, quindi non cambiando il rapporto che ha l'elemento con il piano occlusale, e Shift più tasto sinistro possiamo spostare il lente senza variare la sua posizione rispetto al piano occlusale. Se noi rendiamo questi vincoli liberi, con sempre Shift e tasto sinistro possiamo movimentare il dente in traslazione in tutte le direzioni. Se invece mettiamo questo vincolo, non possiamo più spostarlo nella direzione di estrusione e di intrusione, ma soltanto sul piano occlusale. Lo stesso vale anche per i movimenti di rotazione, usando questi comandi. Sperando di essere stato sufficientemente chiaro e avervi dato un numero di nozioni sufficienti, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima occasione e arrivederci.